Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi torniamo ad affrontare il tema del convivio nel mondo longobardo e ce lo facciamo con una domanda provocatoria. I Longobardi avevano la loro Meduseld, la loro sala dell'idromele? Come sempre, bentornati. Un ringraziamento a chi ci supporta iscrivendosi al canale, cliccando sulla campanellina, condividendo e commentando i nostri contenuti. Vi ricordo anche che in descrizione trovate come diventare nostri abbonati o Patreon per avere dei contenuti in anticipo in cambio del supporto che date all'operato della Fara. Avrete visto nelle ultime 2 settimane che i video sono stati un po' diversi dal solito. L'ultimo weekend di settembre siamo stati impegnati al Museo Archeologico Nazionale di Cividale durante le giornate europee del patrimonio, in alcune visite guidate e strutturate in modo poi da poter permettere un'immersione attraverso la ricostruzione dei corredi. Lo scorso weekend, il 1° di ottobre, eravamo invece all'archeodromo di Poggibonsi, in un'attività narrativa legata al substrato longobardo precedente a quello poi carolingio che viene ricostruito nell'archeodromo stesso. Oggi torniamo ai nostri video più tradizionali, con cui cioè approfondiamo uno degli aspetti della cultura longobarda. Lo spunto del video di oggi arriva da questo libro, uno splendido libro di Stephen Pollington, un membro dei Wulfednas, arcinoto, me l'avrete sentito nominare innumerevoli volte, prolifico autore di tutta una serie di pubblicazioni relative alla cultura materiale ma soprattutto sociale del mondo anglosassone. Prendiamo spunto da questo bellissimo testo che si chiama appunto The Mead Hall, cioè la sala dell'idromele, per domandarci se il mondo longobardo potesse avere dei punti di contatto con questi aspetti tipici del mondo germanico e nordico in generale. Quindi andiamo prima un attimo a contestualizzare. Di cosa parliamo quando parliamo della sala dell'idromele? Il titolo del video fa riferimento a Meduseld, cioè la sala dell'idromele in anglosassone, così come poi tra l'altro viene nominata all'interno della trilogia del Signore degli Anelli quando ci si riferisce alla reggia del re dei Rohirrim, popolazione che il professore di Oxford aveva costruito in buona parte basandosi proprio sulla cultura tradizionale anglosassone, per quanto nota durante i suoi anni di vita, con alcune differenze che lui stesso andava a indicare come derivanti da altre popolazioni germaniche affini alla cavalleria. Fine della parentesi fantasy. La sala dell'idromele è in effetti un luogo fondamentale nella società sassone, ma intuiamo dalle più tardi fonti norrene anche nella società scandinava poi dei secoli successivi. All'interno di questa sala dell'idromele, che poi corrisponde alla reggia del signore o almeno a una sua parte, vengono a crearsi tutte le situazioni sociali che sottoscrivono e cementano i rapporti all'interno della società germanica. Nella sala dell'idromele il signore amministra la legge, amministra i suoi rapporti di fedeltà con i sottoposti, preserva e propaga la memoria di popolo della sua gente. Tutto questo in un contesto che apparentemente sembrerebbe in realtà molto leggero, quello cioè di una sala da banchetti alla fine. Il termine di paragone più famoso per la sala dell'idromele è ovviamente il cervo, cioè la sala, la reggia citata nel Beowulf e proprietà di re Hrothgar. Buona parte delle attività della leggenda del Beowulf si muovono dentro il cervo e ci lasciano intravedere appunto uno spaccato di società sassone, anche se sappiamo che il mondo del Beowulf è quello dei Geati e dei Danesi, ma la lingua in cui è scritto e la tradizione letteraria a cui appartiene è invece quella anglosassone. Ecco, ci lascia intravedere uno spaccato, dicevamo, di questa società, in particolare della sua elite. Quali sono quindi le caratteristiche di queste sale dell'idromele? Beh, la presenza di più occasioni nel corso dell'anno, di cui non abbiamo una precisa calendarizzazione, che però andavano di volta in volta a ricoprire uno o più aspetti di quello che era il patto sociale fra il signore, i suoi guerrieri e poi la popolazione che amministravano. È all'interno della sala dell'idromele, ad esempio, che la funzione del frangitore di anelli, del
donatore di bracciali, che sono alcuni degli attributi tipici dei re germanici, che costruivano la loro fedeltà proprio attraverso il donare bracciali ed anelli in quanto simbolo ai loro sottoposti e ottenere in cambio dei servizi, della fedeltà, in quello che alcuni autori hanno chiamato come un rapporto pre-feudale. Ecco che è nella sala dell'idromele che questo avviene. È nella sala dell'idromele che assistiamo ai racconti accompagnati dalla lira. È lì che ad esempio Beowulf ascolta le gesta di eroi a lui precedenti ed è in sala dell'idromele che possiamo immaginare che la fonte orale originaria del Beowulf venisse narrata alle popolazioni anglosassoni e non solo, perché abbiamo già visto in altri video come ad esempio l'epopea di Alboino, dell'Alboino longobardo, venisse citata nel contesto bavaro, anche se di questo non abbiamo fonti ma solo riferimento di Paolo Diacono, e nel contesto anglosassone, e di questo abbiamo una controprova nella citazione di Alboino proprio nel Widsith, un poema anglosassone di VII secolo. È in questo contesto che la stratificazione sociale viene cementata e sottoscritta. I posti nel banchetto non sono casuali, la posizione del Signore, le posizioni accanto al Signore e poi progressivamente ad allontanarsi. In tutto questo quindi si crea una complicata serie di regole sociali che interessano principalmente l'elite della società, chi la comanda, un'elite guerriera, che attraverso la condivisione di bevande alcoliche, e in alcuni casi solo di queste, e in altre anche di cibo, va a delineare un'immagine specchio della società e soprattutto a rafforzarne l'identità e la tenuta, perché, l'abbiamo detto spesso, in una società in cui esiste solo il contatto diretto e non quello indiretto come stiamo avendo noi in questo momento, sono ovviamente le occasioni ufficiali, in particolare il convivio, che dimostrano i legami e che li cementano. Cosa sappiamo del mondo longobardo? Possiamo ritrovare gli stessi concetti nel mondo longobardo? Abbiamo già detto del fatto che non abbiamo longhouse longobarde, cioè la casa lunga del signore che al suo interno doveva contenere una zona adibita al banchetto, all'amministrazione della giustizia, l'abitazione del signore stesso e magari una zona promiscua per lo stoccaggio di derrate alimentari o addirittura di animali a seconda del clima. C'è un unico caso discusso in Italia che forse potrà venire identificato come una longhouse. Sappiamo però, ad esempio da Poggi Bonsi, che la longhouse in epoca carolingia esiste nel contesto della penisola italiana. Non dobbiamo sottovalutare poi come la cultura germanica dei Longobardi impatti contro il substrato mediterraneo della penisola italiana e che quindi anche la cultura del banchetto veda quindi fondersi alcune istanze del mondo germanico con quelle del mondo greco-romano, senza dimenticare poi il valore simbolico che la nuova religione cristiana dà ad esempio al pane e al vino. Resta fondamentale ricordare anche che spesso i nuovi dominatori longobardi usufruiscono di strutture già esistenti, rimaneggiate o, in una fase successiva, ne commissionano di nuove in un gusto e in una tecnica che non è quella tradizionale germanica. Pensiamo ad esempio alla tomba del cosiddetto Gisulfo, di cui trovate un video qui sul canale. Primo duca di Cividale, nel 1800 la tomba viene ritrovata, identificata come tomba di Gisulfo. In realtà lo studio successivo del Corredo dimostrerà che è un corredo di VII secolo e quindi non Gisulfo, magari Gisulfo II o qualcun altro, ma non Gisulfo, che però viene trovata all'interno di un'area centrale della città di Cividale, mentre tradizionalmente i Longobardi creano le loro necropoli al di fuori delle mura cittadine, nei pressi di un palazzo di rappresentanza già presente nel tardo antico. Ecco quindi che possiamo immaginare alcune delle dinamiche germaniche che il Beowulf descrive nel Cervo, che tradizionalmente si immaginano nella sala dell'idromele della Longhouse, trasposte in questi palazzi di gusto tardo antico e alto medievale. Ma dal punto di vista simbolico è rimasta l'importanza del convivio? Beh, direi proprio di sì. Se pensiamo solo ai passaggi citati da Paolo Diacono, in realtà molti degli episodi fondanti soprattutto dell'identità leggendaria dei Longobardi si svolgono in contesti di convivio. Pensiamo ad esempio a come Alboino, per poter sedere alla destra del padre nel banchetto con il padre, debba prima venire ospitato da un altro re straniero, tra l'altro il re di cui ha appena ucciso il figlio in una battaglia contro i Gepidi. E quindi abbiamo addirittura due prove del valore, dell'importanza del ruolo del convivio. Non si può essere il figlio del re e partecipare da uomo adulto
al convivio, proprio perché non è una scampagnata, non è una sagra, è qualcosa che è più vicino alla rappresentanza diplomatica, legale, se non si è stati riconosciuti da un'autorità esterna a quella della propria cerchia. E poi abbiamo appunto il banchetto del re dei Gepidi, che ha delle regole precise, che tiene a bada le insurrezioni umorali dei combattenti che in effetti fino a pochi giorni prima si erano scontrati a morte sul campo di battaglia. Restando su Alboino, poi non possiamo non pensare al celebre episodio di bevi Rosmunda dal cranio di tuo padre, che al di là della versione romanzata manzoniana viene citata anche in Paolo Diacono e rappresenta quindi di nuovo un substrato di significato della condivisione del bere alcolico all'interno del contesto. L'episodio di per sé è molto significativo, in primo luogo perché cita la scala, cioè la coppa realizzata dalla parte alta della calotta cranica di un nemico sconfitto, una tradizione in realtà non così rara nel mondo europeo ed asiatico, è a noi moderni che fa particolarmente specie. È interessante notare come un simbolismo che è proprio della sala dell'idromele, quella cioè secondo cui la signora, la consorte del signore, sia quella che versa il bere al suo compagno per primo e poi ai maggiorenti del banchetto, ecco che qui si trova invece a essere lei invitata a bere dal signore stesso. Possiamo vederci una precoce condanna dell'atto in questa inversione dei ruoli. C'è da dire anche che molto di quello che noi abbiamo arriva attraverso Paolo Diacono, che scrive un paio di secoli dopo e che fa parte, è calato e vive completamente una cultura ecclesiastica. Possiamo pensare poi ad esempio all'episodio di Autari e Teodolinda, dove l'ambasciata dei Longobardi, in teoria non guidati dal loro re perché sotto mentite spoglie, presso il re dei Bavari, si conclude proprio con la futura regina che offre da bere nella coppa ai rappresentanti dei futuri alleati. E in qui c'è anche il tocco romantico delle mani che si sfiorano, del riconoscimento. Vediamo però che ad esempio in questi contesti le bevande non sono più quelle della tradizione germanica, non viene citato l'idromele ad esempio o una birra forte, ma viene citato molto spesso il vino, a dimostrazione di come appunto l'acculturazione longobarda nel scendere abbia cambiato le proprie abitudini anche alimentari in base a quello che il territorio offriva e alla cultura con cui venivano a impattare. Resta il fatto che è in questi contesti che ancora, soprattutto nella prima fase, quella che gli storici chiamano quella della monarchia tribale, si vanno a delineare i rapporti di fedeltà e di forza all'interno del regnum e quindi sì, in un approccio che è esattamente figlio di quello della sala dell'idromele di stampo germanico, anche se a questo punto è più un'enoteca forse. Particolarmente interessante è appunto l'incrocio di riferimenti, il fatto che i re longobardi come Alboino vengano citati come donatori di bracciali in contesti sassoni, che essendo contesti poetici probabilmente erano poi decantati proprio all'interno di queste sale, e poi rimane il fatto particolarmente interessante di come l'importanza del cibo, l'importanza del convivio si connaturi alla cultura medievale in genere, ben oltre la fine dell'Alto Medioevo. Se pensiamo ad esempio a un episodio riportato nelle cronache di Novalesa, decisamente più tardo, siamo nel Basso Medioevo, in cui viene raccontato come, conquistata Pavia, re Carlo Magno, futuro imperatore, indica un banchetto e come in questo banchetto riesca a infilarsi proprio Adelchi, ultimo principe dei Longobardi, figlio del re deposto, che con la connivenza del maggiordomo, e quindi di nuovo di una figura che dimostra un'organizzazione di questi banchetti, sceglieva le tavolate, sceglieva la disposizione, ci viene detto, ecco che riesce a dare prova indiretta del suo valore e a minacciare in una certa maniera l'autorità di Carlo Magno. Adelchi, in soldoni, cosa fa? Si fa portare tutte le ossa della selvaggina di cui ci si è nutriti durante il pasto, sia quelli ancora coperti di carne che quelli già ben ripuliti. E dando prova di forza e potere spezza queste ossa, ne succhia il midollo e ne fa una grande pila sotto il suo tavolo. Ecco che poi, dopo essere riuscito a sgattaiolare non riconosciuto,
viene identificato proprio da Carlo stesso, che riconosce un suo pari per la quantità di cibo mangiata. Quindi qui non siamo di fronte all'alcol, siamo di fronte al cibo, il re come grande mangiatore, soprattutto di selvaggina, perché ricordiamo che la caccia viene interpretata come altra versione della guerra. Si fa con gli stessi strumenti, in alcuni casi con strategie simili. Addirittura questo episodio, verso la fine, sembrerebbe riportare uno scambio indiretto di bracciali attraverso le punte di lancia, che avrebbe voluto essere un espediente di Carlo per catturare Adelchi, non andato a buon fine. Ma vedete come ci siano tutti i componenti di questa tradizione fortemente germanica, addirittura alla fine del Regno Longobardo, chiedo scusa, dopo la sua caduta, e tramandata secoli dopo in un contesto religioso. Quindi i Longobardi avevano la loro sala dell'idromele? Sicuramente sì. Doveva essere probabilmente più un palazzo del vino, una sala del vino? È molto probabile. Funzionavano esattamente le stesse dinamiche del mondo germanico? Sicuramente non al 100%, ma la funzione identitaria e strutturale alla società deve rimanere invariata a lungo, pur con delle nuove sovrastrutture derivanti dai contesti geografici e sociali in cui i Longobardi si trovano a vivere. Quindi, come diciamo noi della Fara ogni volta che facciamo un brindisi, teschietto, da Scala, alla prossima e mandi!